Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Oggi è il 9 aprile e non ci credereste mai, ma oggi è la giornata mondiale dell'unicorno. Che non esiste, però è una giornata mondiale, cioè non esiste l'unicorno il 9 aprile sì, perché infatti oggi è il 9 aprile, esiste, l'unicorno no, ma è una giornata mondiale. Va bene, comunque voi non lo sapevate, adesso lo sapete, vedete K-News che informazioni vitali e importantissime vi dà, quindi buona giornata dell'unicorno a tutti. Va bene, iniziamo con le nostre news, che è meglio. Partiamo con una delle notizie più grandi che abbiamo mai dato nelle nostre K-News. Hybe, nuovo nome della Big Hit Entertainment, si è unita alla Ithaca Holdings, la compagnia discografica statunitense di artisti del calibro di Justin Bieber e Ariana Grande. Un accordo storico epocale che dimostra quanto il K-pop si stia spingendo fuori dai propri confini nazionali, tanto da poter raggiungere accordi con una potenza americana. Un trampolino di lancio verso un'espansione sul mercato globale che sembra sempre più senza limiti. Chissà quali sorprese ci riserverà la collaborazione e quali altre barriere sarà in grado di demolire l'impero costruito praticamente da zero da Hybe. Ma passiamo a parlare di un gruppo di talentuose ragazze che hanno raggiunto un prestigioso accordo extramusicale. Le ITZY infatti sono diventate ambasciatrici globali del prestigioso marchio di trucchi statunitense Maybelline New York, che letto con la pronuncia italiana sembra Maybelline, ma vi assicuriamo che in realtà i prodotti servono proprio a rendere carine e non viceversa. Si tratta del primo gruppo coreano a stringere una partnership con l'azienda. Siamo curiosi di vedere quali contenuti realizzeranno insieme. Dopo tante chiacchiere, la luce in fondo al tunnel. La Pledis Entertainment ha ufficialmente riammesso Mingyu dei Seventeen alle attività del gruppo. Nell'ultimo mese l'idol era stato travolto da accuse di bullismo scolastico. In via precauzionale l'agenzia lo aveva sospeso dalle attività, ma dopo le dovute verifiche e i chiarimenti con le vittime, tutto si è risolto nel migliore dei modi. Una bella notizia per lui e per i fan che possono tirare tutti insieme un bel sospiro di sollievo. Dopo il duro lavoro, una meritata ricompensa. Rosé delle Blackpink ha voluto ringraziare tutti i membri del suo staff per l'impegno profuso in questi mesi. In segno di gratitudine ha deciso di regalare a ognuno di loro un nuovo portafogli griffato Yves Saint Laurent, un omaggio sentito al termine del percorso che l'ha portata al debutto da solista e al grandissimo successo che sta riscuotendo con Gone e On The Ground. I suoi collaboratori ovviamente hanno ringraziato di cuore per la sorpresa. Vorrei vedere. Non è l'unica notizia che riguarda una delle artiste più chiacchierate di questo avvio di 2021. Rosé sta spopolando anche per la propria WAP Dance pubblicata sul suo nuovo account di TikTok. Il video è stato pubblicato su richiesta di un fan al raggiungimento dei 10 milioni di follower ed è stato notato anche da Cardi B in persona che ha ricondiviso la clip. Anche le Red Velvet tornano a far parlare di loro, anche se purtroppo non ancora come gruppo. C'è chi lo fa musicalmente, come Wendy, che non è quella che raccontava favole ai bambini sperduti come pensa il nostro Simon, e chi nel mondo dello spettacolo. Seulgi infatti sarà MC nel programma televisivo The Wise Music Encyclopedia, in onda tutti i venerdì a partire da questo mese. Uno show in cui molti artisti della musica popolare coreana avranno l'occasione di raccontare la propria vita. L'artista si è detta curiosa di conoscerle e noi lo siamo altrettanto di vederla all'opera. Ma è arrivato il momento di tornare indietro nel tempo e quindi facciamo questo viaggio. A quanto ne so oggi il viaggio è bello lungo, quindi diamo subito la parola al nostro Simon. Amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi. Questa settimana niente perdite di tempo o battute, perché il viaggio che stiamo per fare è tra i più lunghi di sempre in questa rubrica. Oggi vi riporto al 9 aprile del 2012 per l'uscita di No, scusate, questi sono i Queen e c'entrano poco, ma l'album di cui parliamo oggi è Mama degli EXO, che sono stati tra i king di quella generazione di artisti coreani. Si tratta del primo EP del gruppo della SM, che allora promuoveva i propri lavori divisi in due subunit, gli EXO-K, che cantavano in coreano, e gli EXO-M in mandarino. Il disco venne infatti pubblicato in entrambe le versioni, tra le quali io preferisco il mandarino, che è buono anche se un po' aspro e rinfresca nei giorni caldi. L'uscita fu anticipata dai singoli What is Love il 30 gennaio e History il 9 marzo, prima di essere accompagnata proprio da Mama, brano di una certa epicità, il cui video
dura oltre 6 minuti, una durata che però certamente non stanca i fan, visto l'alto numero di visualizzazioni, ben 91 milioni. L'album raggiunse ben presto la vetta delle classifiche coreane, scrivendo così il primo capitolo di una storia ricca di successi. Ringraziamo Simon per questo viaggio nel tempo, per questo ritorno al futuro, perché comunque era una canzone che già nel 2012 metteva le basi per un futuro incredibile, veramente un pezzo fortissimo questa Mama. Ringraziamo tutti voi che ci seguite ogni settimana, ringraziamo Simon, ringraziamo tutti, ma proprio tutti, e soprattutto l'Unicorno, visto che oggi è la sua giornata, quindi signor Unicorno, grazie di cuore. Noi ci sentiamo la prossima settimana sempre con le nostre K-News e a presto e ciao a tutti.